Che ansia! Da tempo ormai vediamo una lievitazione generalizzata dei prezzi, mentre il nostro potere d'acquisto scende vertiginosamente. I prezzi troppo alti stanno impoverendo le famiglie, fanno diminuire i consumi e di conseguenza portano a un rallentamento della crescita economica. Insomma, stiamo vivendo una brutta inflazione. Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Qual è l'antico significato della parola inflazione? E perché oggi questa parola viene utilizzata tanto in economia? Da quando è stata introdotta? Sono tutti interrogativi che ci riguardano molto da vicino e le risposte andremo a cercarle nell'etimologia della parola stessa. Scopriamola insieme. Con la parola inflazione si indica in economia un incremento generalizzato dei prezzi di beni e servizi prolungato nel tempo, con conseguente perdita di potere d'acquisto da parte dei consumatori. L'obiettivo fissato dalla Banca Centrale Europea per l'inflazione è del 2%, ma oggi ci stiamo discostando davvero troppo. L'impennata dei prezzi delle materie prime, dovuta prima al Covid e poi alla guerra in Ucraina, costringe le imprese a sopportare costi di produzione elevatissimi. I governi stanno cercando disperatamente di contrastare l'inflazione, sapendo bene che porta a conseguenze fortemente negative sulla produzione, sull'occupazione e sulla distribuzione della ricchezza tra le classi sociali. Così ogni mese calcolano accuratamente il tasso di inflazione, un indicatore matematico della variazione del livello generale dei prezzi di un paniere di prodotti e servizi al consumo. L'inflazione purtroppo si porta dietro una politica monetaria restrittiva che prevede l'aumento dei tassi e questa spirale assurda provoca un rialzo del prezzo del finanziamento per le imprese, causando un calo dei consumi e degli investimenti. Ne usciremo in tempi brevi? È difficile prevederlo, ma il 2022 sarà sicuramente un anno difficile. E noi ci siamo mai domandati quale origine abbia questa parola oggi così allarmante, inflazione? A pieni polmoni la lingua latina indirizza un alito vitale sulla parola, creando un sostantivo nato per espandersi, da un verbo che sembra fatto apposta per soffiare dentro a ogni cosa. Il sostantivo è inflatio e significa dilatazione, espansione. Il verbo da cui deriva è inflare, che vuol dire soffiare dentro, gonfiare, aumentare. Inflazione era dunque per gli antichi una dilatazione, un aumento, una espansione dovuta all'atto di soffiare all'interno, vuoi che si trattasse di uno strumento oppure in senso figurato dell'animosità o della baldanza di una persona. L'accezione economica odierna, che nacque alla fine della disastrosa guerra di secessione americana nel 1865, riporta questo concetto di crescita rilevante alla sfera della valuta. Ed ecco, quasi a smascherare un artificio economico e matematico, che l'etimologia di questa parola ci ricorda, come il fenomeno dell'inflazione, coi suoi rincari di ampia portata, altro non sia che una dilatazione algebrica sproporzionata, un'espansione non equilibrata, un poderoso soffiare dentro un prezzo d'acquisto, che spesso rovinosamente riduce il fragile valore di una moneta.